Cari curiosissimi amici e care curiosissime amiche nati sotto il segno dei gemelli o con l'ascendente in gemelli, benvenuti di cuore a questo oroscopo annuale 2025 che sarà dedicato solo al segno dei gemelli. Lasciatemi raccontare intanto come sarà diviso questo oroscopo che prevede 3 parti. La prima è proprio questa che state ascoltando, una intro che sarà utile un po' per prepararci per il viaggio che ci attende. Poi ci sarà un secondo capitolo in cui vedremo i transiti generazionali. È tratto dall'oroscopo generale e quindi ci aiuterà a capire l'influenza di Urano che cambierà segno, entrerà proprio in gemelli, ma anche di Saturno, Nettuno e così via. Nella terza e ultima parte, invece, andremo a fare una sorta di piccolo viaggio tappa per tappa, andando a vedere i movimenti in un modo un po' più minuzioso, se vogliamo, anche quelli dei pianeti personali, ovviamente, le lune, Mercurio, da gennaio fino a dicembre 2025. Molto bene, stiamo per partire, ma non mi resta che dire che se per caso ancora non mi conosci, io sono Elvio, questo è AstroWay, un canale interamente dedicato all'astrologia evolutiva, un'astrologia che ti guida e ti supporta nella tua crescita personale e spirituale. E lasciatemi dire che l'anno scorso l'oroscopo dei gemelli è stato quello che ha generato più iscrizioni in assoluto, credo quasi 300 iscritti solamente per il segno dei gemelli. Quindi ragazzi, se ancora non l'avete fatto, oltre a lasciare un like vi potete iscrivere al canale e anche cliccare sulla magica campanella. Il motivo per farlo è che in questo 2025 ho in mente di realizzare tantissimi video dedicati a questa visione spirituale dell'astrologia. E detto questo, iniziamo il nostro viaggio nei transiti 2025 per il segno dei gemelli. Siamo così arrivati al terzo segno dello zodiaco, cioè sto parlando ovviamente dei gemelli. E voi ragazzi non lo sapete, non potete saperlo perché non mi vedete mentre faccio i montaggi dei video e neanche quando li registro. Cioè vedete il prodotto finito ma non il durante. Quando non stoppo la registrazione, che la mando avanti come in questo caso, significa che sono carico, significa che sto canalizzando, che le cose arrivano, che in qualche modo le acchiappo, da non so dove ma le acchiappo. E questo lo voglio dire non per parlarvi di me o di come faccio l'oroscopo, ma proprio perché lo trovo molto molto sincronico, significativo proprio con il segno dei gemelli, che vivrà qualcosa di veramente unico in questo 2025. Per questo probabilmente ho sentito questo impeto di andare avanti, di non fermarmi, perché guardiamo la situazione precedente. Nettuno nel segno dei pesci, quindi in quadratura, addirittura dal 2012, ora andremo anche un po' indietro nel tempo. Saturno in pesci, questo è più recente, dal 2023, ma in quadratura appunto. E poi Giove che era entrato nel segno, quindi dando già, come dire, già da metà 2024 un nuovo respiro, facendo intravedere, diciamo così, un nuovo inizio. Però adesso che cosa succede? Nettuno esce dalla quadratura, entra nel segno dell'Ariete, quindi entra in un aspetto armonico, in un sestile. Nettuno fa la stessa identica cosa, quindi sia Saturno che Nettuno abbandonano 2 aspetti sfidanti ed entrano in un aspetto armonico. Giove poi passerà nel segno del Cancro, ma attenzione, sarà ancora in gemelli per tutta la prima metà del 2025. E poi che cosa abbiamo? Andiamo a vedere. Abbiamo ovviamente Plutone in Acquario, quindi un altro segno d'aria, un trigono, altro aspetto armonico. Insomma, cari o care gemelli, ci sono sicuramente novità per voi, ma prima di parlarne portiamo indietro le lancette del tempo. Dove le portiamo queste lancette? Io le porterei al momento in cui Nettuno è entrato nel segno dei pesci. L'anno era il 2012, ma andiamo a leggere anche la data. 4 febbraio.
Quindi 4 febbraio 2012 torna con la mente a quel momento, non a quella giornata specifica, però eravamo all'inizio dell'anno, ok? Quindi prova a considerare tutto quello che era accaduto prima, 2011, 2012, mettici anche il 2013, perché quando un grande pianeta cambia di segno ed entra in un aspetto importante, come in questo caso entra in una quadratura, diciamo che quello che accade in quel triennio è significativo. Quindi fai questa operazione mentale e poi prova a chiederti, ma che cosa è cambiato nella mia vita? Perché sicuramente, se ci pensi, qualcosa è cambiato. E poi ci sono due tipi di scenari, perché ovviamente, ragazzi, io lo dico e lo ripeto sempre, anche se non è ancora chiaro, ma ciascuno ha il suo tema natale. Quindi non conta solo se sei nato sotto il segno dei Gemelli, dipende anche quali altri valori hai nel tema, l'ascendente, la luna e così via. Questa tra l'altro è la ragione per cui suggerisco di andare ad ascoltare anche come minimo l'oroscopo dell'ascendente o della luna, avrai un quadro un po' più ampio, ok? Però torniamo al punto. In quel momento è cambiato qualcosa, poi a seconda di ciascuno, come ha il suo tema natale, che scelte ha fatto nella vita, qualcuno è riuscito magari a tirarsi fuori da quella melma no, che si era generata e invece qualcun altro ci è rimasto dentro. Questo è il concetto generale. Ok, per chi c'è rimasto dentro o comunque per chi ha rimandato alcuni cambiamenti che erano necessari, importanti, adesso è giunto il momento di fare questi cambiamenti e soprattutto, ora quello che ti dico non ti piacerà, perché non fa mai piacere sentirsi dire quelle cose scomode che sappiamo che probabilmente sono così, ma anche se lo sappiamo comunque un po' ci rode ammetterlo, però insomma il ruolo di un oroscopo evolutivo è anche questo, è anche quello di dare un po' fastidio, insomma, se vogliamo, però un fastidio a fin di bene. Insomma, la domanda è questa, ti sei un po' raccontato delle cose, cioè nel senso ti sei creato una narrazione che giustificava il fatto che non hai compiuto alcune scelte, che ne hai rimandato altre? Se sì, qual è questa narrazione? Io ti darei proprio un esercizio, se vuoi e se ne hai voglia, cioè quello di mettere per iscritto questa narrazione. Cioè, potrebbe iniziare così, tipo... Io sì, non l'ho fatto perché non c'erano le condizioni, ci ho provato, però mi hanno detto di no, le porte non si sono aperte. Vedrai che in questa giustificazione, non sto parlando di te, ovviamente, ma del tuo ego, della tua mente inferiore, tenderà a trovare delle giustificazioni. E se le guardi bene, soprattutto se le guarderai bene, poi nel corso del 2025, per questo è importante scriverle ora, ti potrebbe apparire più chiaro come erano veramente delle storie raccontate per mantenere in piedi una bugia, cioè la bugia che la tua gioia fosse da rimandare, fosse là lontana da qualche parte e dovevi in qualche modo comunque rassegnarti e aspettare, ecco. Poi attenzione, con questo non voglio dire che tutto quello che è accaduto in questo periodo dipenda da questo atteggiamento, perché ovviamente in un periodo lungo come quello dal 2012 adesso saranno accadute tantissime cose, alcune anche al di fuori del nostro controllo, è ovvio, però io non sto parlando di quello, sto parlando di quelle situazioni dove hai procrastinato o dove semplicemente non hai fatto quella scelta. Bene. Ma la buona notizia qual è? La buona notizia è che adesso è il momento di farla, quella scelta. Altra cosa da dire è che Urano entrerà nel tuo segno, Urano entra in Gemelli e questo rappresenta sempre la possibilità di una rivoluzione. La rivoluzione può avvenire in due modi. Una volta uno dei miei insegnanti mi disse questa frase che mi rimane impressa. Quando c'è un ramo di un albero, no, che inizia a incurvarsi, inizia a essere un po' malaticcio, eccetera, eccetera, è meglio potarlo, perché sennò al primo temporale verrà giù e magari andrà in testa a chi passa sotto o alla casa che si trova sotto, eccetera.
Che cosa succede allora? Che la tua vita gemelli è un po' così adesso. La vita dei gemelli ha alcuni rami che sono rimasti lì nonostante fossero già da abbattere. E il 2025, ma anche gli anni che verranno dopo, avranno proprio questa funzione. Scusate che sta uscendo il fumo dal camino, anche questo non so se è un simbolo, quindi iniziano a bruciarmi gli occhi. E quindi al posto di aspettare che siano gli agenti esterni, la vita esterna, andare a potare le cose che vanno potate, prova a farlo tu, prova a giocare d'anticipo. I transiti in Ariete si vengono a trovare nell'11ª casa dei gemelli, quindi possibilità di nuove amicizie, possibilità di avere una nuova vita sociale, importanza anche di avere una vita sociale anche spirituale, quindi portare la spiritualità all'interno della vita sociale, portare tutti quei valori legati a Nettuno, anche che non sono solo la spiritualità, bensì l'immaginazione, la fantasia, fare qualcosa di creativo insieme agli altri, ma in generale il messaggio è quello di non isolarsi, anzi è quello di tirare fuori questa verve gemellina. Questa verve che con Urano che entra nel segno diventerà ancora più forte, ancora più frizzante. Quindi adesso penso a tutte le persone nate sotto il segno dei gemelli, e sono tante, che si occupano di comunicazione o di studio, quindi giornalisti, quindi blogger, youtuber, ma anche semplicemente chi lavora in un ufficio stampa, chi lavora in un ufficio che ha relazioni col pubblico, chi scrive a vario titolo, forse anche non per lavoro oppure per lavoro, quindi gli scrittori, i traduttori, ecco, chi lavora con le lingue. Proviamo a pensare a quanti lavori ci sono. È come se Urano in gemelli verrà a rendere ancora tutto più veloce, più vorticoso, passatemi il termine, con anche un'insidia. Su questo vi rimando al video, alla parte iniziale, ma anche all'altro video, che è quella dell'intelligenza artificiale. Quindi attenzione, perché bisognerà fare di tutto per distinguersi e per essere più umani della macchina, ma di questo ho parlato nell'altro video, quindi andate ad ascoltare. In generale diciamo che il significato è proprio quello che la comunicazione, tutto ciò che è comunicazione, esploderà. Quindi per chi ha sogno nel cassetto di scrivere, di parlare, di pubblicare, di tenere degli eventi, seminari, conferenze, o anche solo di partecipare, è il momento di fare tutto questo. Questo momento arriva già nel 2025, soprattutto dall'estate in poi. Plutone in Acquario è nella 9ª casa, quindi va a favorire lo studio, il viaggio, nuovi percorsi di apprendimento, di formazione, ma questo riguarda solo i nati nella prima decade. E detto questo, ragazzi, io lascerei questa parola che è rinascita per i gemelli. È arrivato il momento della rinascita, però attenzione, perché non è una rinascita che avverrà da sola, non è che te ne stai lì braccia conserte e sono rinato, no, dovrai fare qualcosa. Benissimo, detto questo ci fermiamo qua, però poi c'è la parte sui transiti personali, quindi se stai guardando l'oroscopo annuale, guarda qua sotto, trovi il link del video, vatti ad ascoltare anche l'oroscopo per il tuo ascendente, per la luna, e noi proseguiamo nel nostro bellissimo viaggio lungo lo zodiaco. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere in un modo un po' più dettagliato l'anno dei gemelli, solo che rispetto agli altri segni, quando ho studiato il percorso dei gemelli nel 2025, mi sono reso conto che quello che conta veramente tanto è la prima parte, quella che abbiamo appena visto, quindi mi sento di aggiungere qualcosina. Mi sento di aggiungere, diciamo, principalmente due cose, ovvero i cambiamenti che riguardano i gemelli sono dei cambiamenti su larga scala, e in particolare diciamo che ci saranno poi dei moti retrogradi intorno a fine del 2025. Vediamo se li trovo anche al volo, perché ho qua davanti le tabelle. Già a ottobre, ad esempio, Urano diventa retrogrado,
e rientrerà in Toro nel mese di novembre, questo per fare un esempio. Saturno diventa retrogrado addirittura un po' prima, credo già ad agosto se non sbaglio, anzi addirittura a luglio, il che significa che poi tornerà in quadratura nel segno dei pesci. Insomma, è inutile dire tutte le date su questo perché ci saranno poi gli oroscopi nel corso dell'anno, tutti gli aggiornamenti dove vedremo bene questo andare avanti e indietro dei giganti. Ma il concetto generale che conta per me ed è il fatto che ci sono alcune situazioni che si mostreranno, diciamo così. Quindi per arrivare poi a un reale cambiamento definitivo di queste energie, quindi a una svolta definitiva, probabilmente c'è bisogno di attendere il 2026. Ciò nonostante, qui arriviamo alla cosa importante numero 2, questo non significa che bisogna starsene con le mani in mano nel 2025, anzi ci sono già dei cambiamenti importantissimi, quindi bisogna rimboccarsi le maniche già nel 2025. E qui arriviamo alla terza cosa importante. Così come quando ci sono dei transiti impegnativi, e io rassicuro sempre dicendo guardate che alcuni dei più grandi successi della vita possono arrivare proprio in corrispondenza di quei passaggi che qualcuno definisce negativi. Allora, come facciamo quel ragionamento? Bisogna fare anche un ragionamento analogo quando ci sono dei transiti che soffiano a favore, cioè i cambiamenti non cascheranno dal cielo, bisogna appunto rimboccarsi le maniche. Lo so che sono un po' ripetitivo, ma è importante che questo concetto arrivi, cioè i gemelli possono riuscire veramente a sbloccare alcune situazioni che magari sono bloccate da anni, a patto però che decidano veramente di togliersi da alcune zone di comfort o anche da alcune zone di discomfort, diciamo così. Ok. Mi auguro che il messaggio sia arrivato. Andiamo a vedere innanzitutto le lune. La grande luna nuova nel segno dei Gemelli arriverà il 27 maggio 2025, in un momento quindi in cui si inizia a intravedere l'estate, una stagione che tra l'altro decisamente amica del segno dei Gemelli, è un periodo in generale favorevole l'estate, e questo momento della luna nuova sarà il momento per far debuttare qualcosa. Quindi se provate a mettere insieme tutto quello che abbiamo detto nella prima parte, i Gemelli si trovano in un momento in cui vengono meno delle grandi quadrature, quindi c'è qualcosa che potenzialmente si sta sbloccando. Potenzialmente, ad esempio, i Gemelli potrebbero rendersi conto che si trovano magari da anni a frequentare ambienti in cui non si riconoscono più o non del tutto, in cui magari avevano assunto delle pose, delle maschere, indossavano delle maschere. Adesso arriva il momento di togliersi queste maschere. E può essere il momento quindi per riprendere vecchi sogni rimasti nel cassetto, insomma per far debuttare qualcosa. Il momento per fare tutto questo gira intorno proprio alla luna nuova del 27 maggio, che, specifico sempre, non significa che non si possa fare anche prima o dopo, bensì che questo è un momento molto adatto per i nuovi inizi. Quindi mi viene in mente chi magari ha dei progetti che sono rimasti lì e che sta pensando mi lancio, non mi lancio, mi lancio, non mi lancio, mi lancio, non mi lancio. La soluzione potrebbe essere proprio lanciarsi intorno a quel periodo. Molto bene, la luna invece opposta a questa, quindi il momento in cui andare a raccogliere i frutti di questo debutto, sarà intorno a fine anno, sarà il 4 dicembre 2025.
Quindi insomma un momento molto molto importante, e significa anche che tutti questi mesi, da fine maggio a inizio dicembre, sono anche mesi in cui appunto chi vuole lanciarsi in un nuovo progetto, sono questi i mesi in cui spingere, in cui cercare di sostenerlo. Se si tratta ad esempio di un'azienda, di un progetto di business, è il momento in cui darci dentro col lavoro o anche di investirci. C'è poi un momento in cui accadrà qualcosa a livello relazionale, il lungo transito di Venere nel segno dell'Ariete, in cui però Venere a un certo punto diventerà retrograda e tornerà nel segno dei Pesci, quindi facendo una quadratura in retrogradazione. Questo potrebbe essere un momento di crisi, passatemi il termine nel senso che per qualcuno purtroppo potrebbe rappresentare una vera e propria crisi, per qualcun altro invece potrebbe semplicemente essere un periodo in cui vedere qualcosa di importante nei rapporti. Questo moto può avere a che fare proprio con la possibilità di svelare una di quelle dinamiche che solitamente magari non si vede, ok? Avete presente quelle situazioni in cui con l'altro succede sempre così? Quando uno dice quella cosa, l'altro gli risponde quell'altra cosa e poi si arriva inevitabilmente al conflitto o comunque a essere scontenti della situazione che si crea. Ecco, è proprio questo il punto. Le date saranno 2 marzo inizia la retrogradazione di Venere e poi il 27 marzo entra nel segno dei Pesci, quindi io guarderei questa data, per non essere troppo precisi, diciamo da fine marzo in poi, fino più o meno alla metà di aprile. Quello è proprio un momento di crescita, mentre invece è il momento per iniziare nuove relazioni, anche per fare nuove amicizie, o per iniziare qualcosa di veramente florido con la persona amata. Questo periodo sarà il mese di luglio, in pratica, quando Venere entrerà nel segno dei Gemelli, quindi va, come dire, ad unirsi a quel grande movimento energetico che è stato il compleanno, ok? Intorno, diciamo, al compleanno e poi con Venere che entra nel segno a luglio, questo sarà proprio il momento in cui il rinnovamento è più probabile, quindi anche il momento in cui potenzialmente è più facile lasciare andare eventuali carichi che sono rimasti sulle spalle. Molto bene ragazzi, adesso ci spostiamo da Alessandra, dalla nostra amica Alessandra, che avrà lanciato i dadi astrologici. Ok, quindi è uscito Venere nel segno della Vergine e in 10ª casa. Molto molto interessante, intanto perché abbiamo dedicato una lunga parte a Venere, alle relazioni, e quindi sappiamo che il tema delle relazioni sarà comunque un tema importante, centrale. Con questo Vergine in 10ª però è come se i dadi ci suggerissero qualcosa di ancora un po' diverso, cioè la 10ª casa ha molto a che fare con la propria realizzazione professionale, lavorativa, anche un po' col prestigio, insomma, che abbiamo nella società, con gli altri e così via. Quindi sembrerebbe un invito in questo caso non tanto a concentrarsi solo sulle relazioni sentimentali, perché questo aspetto è comunque importante per tutto quello che abbiamo detto, però è come se i dadi ci dicessero sì, ma potrebbe esserci anche la possibilità di fare un altro tipo di conoscenze, ad esempio quelle che possono avere a che fare con un nuovo collaboratore, con un nuovo socio, forse trovare proprio la persona o le persone con cui far debuttare
quel progetto di cui parlavamo. Nuovi dipendenti, invece, per chi magari ha un'azienda, ha la capacità di dare lavoro. In generale comunque si parla di lavoro, di professione, e il segno della Vergine ci dice anche che è bene non essere troppo avventati, ma riflettere, cercare di discernere. Quindi la domanda potrebbe essere: sì, ma è veramente la persona giusta con cui collaborare? Molto bene. Chiudiamo questa bella parentesi dedicata ai dadi e proseguiamo nel nostro viaggio. Anche se questo 2025 per i Gemelli avrà lunghi spazi per transiti armonici, ci sono anche, come tutti gli anni, come in ogni ciclo, anche dei momenti di quadratura. Quindi darei un'occhiata ad esempio al periodo intorno a fine febbraio. Esattamente il 28 di febbraio ci sarà una luna nuova nel segno dei Pesci. Questo significa che Sole e Luna saranno quindi in quadratura, ma anche Mercurio e anche Saturno. Saturno infatti abbiamo visto che entrerà solo dopo in Ariete. Quindi eventuali tensioni in quel momento diciamo che vanno sapute gestire, soprattutto con la consapevolezza che si tratta comunque di una tensione temporanea, momentanea. Altro momento di tensione potrebbe essere quello di dicembre, quando invece ci sarà l'opposizione col Sagittario, e in particolare una giornata o comunque 1 a 3 giorni a cui fare attenzione, quella intorno al 20 di dicembre. E poi subito dopo, insomma, arriveranno le vacanze di Natale, quindi ci sarà anche modo di rilassarsi in qualche modo. Per il mese di dicembre diciamo che la tematica potrebbe avere a che fare con qualche azione, qualche gesto, anche qualche discorso, che diciamo si viene a creare con altre persone, anche con persone care, e che potrebbe, come dire, sconquassare un pochino il terreno interiore dei Gemelli, ma in quel momento se accadesse la soluzione è proprio quella di guardarsi dentro e chiedersi che cosa sta raccontando questo di me, perché sicuramente ci sarà una connessione. Infine, aspetti armonici, segnalo il mese di agosto. Ora non vi dico tutti i pianeti, perché poi quando arriverà luglio-agosto faremo l'oroscopo, lo andremo a vedere, però sicuramente questo è un momento in cui ci sono tante energie che soffiano, c'è vento in poppa, quindi vale quello che dicevo all'inizio, così il cerchio si chiude, cioè sarà il momento in cui si può creare, si può raccogliere, sapendo però che nulla casca dal cielo, quindi bisognerà anche impegnarsi. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di cuore di essere stati qua. Vi ricordo che se questo video vi è piaciuto potete lasciare like, iscrivervi al canale, insomma fare tutte quelle cose che voi siete del segno dei Gemelli, quindi sapete meglio di me che cosa si può fare in questi casi. Io vi ringrazio della visione, sono Elvio, qua siete su Astro Way e io vi mando un grande, grandissimo abbraccio pieno di spiragli di luce.